Un saluto a tutti gli amici di YouTube. Asciugatrice Electrolux, asciugatrice guasta ovviamente, da riparare. Per chi già mi segue sa già che le asciugatrici che mi arrivano sono destinate a essere rottamate. Beh, sinceramente questa asciugatrice avrà 4-5 anni, non è neanche tanto sporca, non ho trovato pelucchi. Sinceramente ritengo che questa asciugatrice potrebbe lavorare come minimo altri 10 anni. Il verdetto di questa asciugatrice è guasto al motore cestello, che adesso andremo a vedere. Vi ricordo di iscrivervi al canale prima di guardare il video e cliccare sulla campanella per le notifiche. Non si sa mai, non vi piace il video, perlomeno vi siete iscritti. Bene ragazzi, andiamo a vedere subito il problema. L'assistenza è intervenuta e ha dichiarato che ha problemi sul motore del cestello. Ho già scoperchiato l'asciugatrice sia la parte di sopra che laterale dove si trova il motore. Il motore è stato smontato, o perlomeno hanno tentato di smontarlo, e se notate bene hanno tolto anche i tiranti che chiudono il motore. In pratica deduco, da quello che si vede, altrimenti non avrebbe senso smontare questi tiranti, perché questo tiranti racchiude le due estremità del motore dove si trovano i cuscinetti, e quindi di conseguenza deduco che qualche cuscinetto sia rovinato. Ho trovato un sacco di viti che sono stati tolti, e questi sono i tiranti che vi stavo dicendo del motore. Quindi deduco per aprire un motore avrà comunque qualche problema. Questo è il condensatore del compressore, sta messo qui dietro. Hanno anche aperto qui dietro dove si trova la ventola di aspirazione, quindi andremo anche a scoperchiare questo coperchio dove avviene lo scambio di aria tramite la ventilazione. Bene, abbiamo visto che solo il compressore ha il condensatore, il motore non ce l'ha. Perché? Perché se andiamo a vedere sull'etichetta del motore c'è scritto, possiamo visualizzare che c'è scritto 190 volt 240 Hz, 190 volt 240 Hz, quindi deduco che dagli Hz non è un motore che possiamo alimentare su 220 volt residenziale, perché sappiamo che la 220 volt residenziale è a 50 Hz, quindi riporta a 240 Hz. In più i volti non sono 220 volt o 230, ma bensì 190 volt. Ha gli RPM che sono 3600 giri a minuto, e abbiamo l'assorbimento 0,86 ampere, quindi quasi 1 ampere. Per fare il test con un multimetro mettiamo in modalità ohm, sui tre cavetti devi avere tre valori uguali, e in più possiamo fare il test che tra la massa e i tre cavetti non ci deve essere conduzione, cioè non ci deve segnare nessun valore. Bene, ok, andiamo a fare il test. Ho messo in scala ohm un puntale sulla massa e l'altro su uno dei tre. Mettiamo un puntale sulla massa e l'altro puntale lo mettiamo su uno dei tre cavetti, quindi non ci deve dare nessuna conduzione. Ok, perfetto. Adesso dobbiamo fare il test tra di loro e ci deve dare tre valori uguali. Ok, 20,7, qui ci dà 21,2,
20,7. Abbiamo i 3 poli di 20 ohm. Su un polo, su un avvolgimento c'è un lieve aumento, ma stiamo parlando di poco, quindi diciamo che il test multimetro l'ha passato. Poi tenendo presente che non è un multimetro molto di qualità preciso, quindi ci può anche stare il test. Adesso vediamo un po' se riesco a far girare manualmente il motore, togliendo, perché qui manca anche il fermo per quanto riguarda il tendicinghia, quindi l'ho tolto molto facilmente, quindi manca il fermo. Spero che ci sta nell'oblò. Bene, tolto il coperchio dietro, possiamo vedere come è fatta la parte di aspirazione. In pratica aspira l'aria dentro i radiatori per poi portarla nel cestello, ovviamente l'aria calda, e quindi è un ciclo che si ripete. Questa è la ventola, sembra bloccata, adesso andremo a rimuovere. Bene, smontata la ventola, questo è l'albero, cercheremo di sfilare il motore per poterlo uscire fuori, tenendo presente che questo è, come dicevo prima, è un motore inverter, e dalla scheda ce ne accorgiamo dal dissipatore che ha qui. Ok, proviamo a sfilare fuori il motore. Ha un albero abbastanza lungo, ok, perfetto, è venuto fuori tranquillamente. Allora, effettivamente l'albero non gira, è bloccato. Questo cuscinetto sembra che va bene. I cuscinetti vanno bene, anche questo va bene. Sì, effettivamente è inchiodato. Ok, bene, ho rincollato i magneti, però non so se funzionerà. Bene, sono riuscito a incollare i magneti nella posizione quando si incollano i magneti. Purtroppo non l'ho fatto vedere nel video, ma nel momento in cui vanno posizionati i magneti al loro posto va messo un polo positivo e uno negativo, uno positivo e uno negativo. Ok? Quindi il motore gira tranquillamente adesso. Prima però di andarlo a posizionare nell'asciugatrice facciamo il test sul banco. Ovviamente non possiamo collegarla all'alimentazione residenziale e quindi ho preparato un inverter. A proposito, ho incollato i magneti con questa colla, una colla multiuso, però mi hanno detto che si incollano con la resina bicomponente. Adesso io avevo questo, non avevo la resina bicomponente, ci ho messo questo adesivo. Bene, per il funzionamento ho creato questi inverter qui, che in pratica andremo a far funzionare il motore inverter. Qui abbiamo il collegamento delle uscite UVW collegate al motore. Ok, ci mettiamo un po' di nastro sull'albero, così possiamo vedere quando gira. Mettiamo anche un po' da questa parte. Qui abbiamo il potenziometro per la regolazione della velocità. Ok, diamo alimentazione, giriamo lentamente il potenziometro, vediamo che è partito. Possiamo farlo andare più veloce.
possiamo farlo girare più veloce. Ok, il motore è tornato a funzionare tranquillamente. Adesso lo posizioniamo sotto l'asciugatrice e vediamo se funziona. Ovviamente adesso è posizionato momentaneamente in questa cassettina, ma troverò una cassettina più grande posizionando tutto all'interno. Questo inverter lo uso anche per testare i ventilatori a 3 fili dei climatizzatori, e si possono anche testare sia i compressori che i motori con questo inverter. Per chi vuole vedere come è fatto questo inverter, lo potete trovare in abbonamento. Vi ricordo che l'abbonamento costa solamente €1, quindi lì ci sta il video come costruire l'inverter. Ok, perfetto, andiamo a mettere il motore sotto l'asciugatrice. Bene, andiamo a rimettere il motore. Qui dove va il tendicinghia lo portiamo a battuta dall'altro lato, in modo che possiamo mettere il fermo. Questo va a incastro da un lato, dall'altro va messo una vite. Ok, mettiamo la puleggia tendicinghia. Questa è la molletta che va messa qui. Andiamo a spingere il motore in questo modo. Va messa la molla in tiro, il motore va spinto dall'altra parte con la molla in tiro e va posizionata la cinghia in questo modo. Ok? Quindi è abbastanza facile. Quando poi andremo a lasciare, la molla terrà in tiro il motore e anche la cinghia. Ok? Ok, bene, diamo alimentazione, vediamo se è ritornata a funzionare. Ok, perfetto, sembra che sta girando tranquillamente. Ok, bene, l'asciugatrice è ritornata a funzionare, può lavorare per almeno altri 10 anni, visto e considerato che sta come nuova questa asciugatrice. Beh ragazzi, l'asciugatrice sta funzionando egregiamente e sinceramente sono andato a vedere su internet, il motore cestello non costa neanche tanto. Io ho visto su eBay, l'ho trovato a 50 euro, ma la cosa bella è che siamo riusciti a ripararlo, perché è la soddisfazione di poter riparare senza spendere un centesimo è ancora più soddisfacente. Però detto questo, buttare un'asciugatrice per un motore che costa 50 euro, beh, insomma. Bene, detto questo, da Mimmo Frigio questo è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per le notifiche. Quando inserirò i nuovi video vi arriveranno delle notifiche. E da Mimmo Frigio questo è tutto. Grazie di aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video.